Vi siete mai chiesti se tutti i segreti sulla morte della principessa Diana siano stati davvero svelati? 27 anni dopo la sua morte, una scoperta scioccante nel luogo in cui riposa ha lasciato il mondo sotto shock. Perché la tomba è stata aperta? E cosa è stato scoperto sotto il lago tranquillo, dove un tempo si pensava fossero nascosti i ricordi? Non distogliete lo sguardo, vi aspettano dettagli scioccanti. Guardate fino alla fine per scoprire perché questa scoperta sta scuotendo il Regno Unito. Un giorno pieno di profonda malinconia. Il 6 settembre 1997. Il suono luttuoso del tragico tenore dell'abbazia di Westminster risuonò esattamente alle 9:08, segnalando l'inizio di un funerale che in seguito avrebbe attirato l'attenzione di tutto il mondo. Tuttavia, non si tratta di un tipico funerale. I funerali di Diana, principessa del Galles, si svolsero in questo luogo. Non solo aveva conquistato l'affetto di una nazione, ma aveva anche conquistato i cuori di persone provenienti da altri paesi. Quando il caisson di Diana, coperto da una bandiera semplice ma dignitosa, fu caricato da Kensington Palace, il destino fu svelato. Davanti agli occhi di tutto il mondo si stava svolgendo uno spettacolo incredibile nel luogo che lei aveva definito l'uomo per tanti anni. Però il caisson veniva portato dall'esercito del re su un carro d'artiglieria, accompagnato da un corteo di agenti di polizia a cavallo. Gli zoccoli dei cavalli fornivano un ritmo costante che completava il movimento dell'automobile. Nel momento in cui il corteo attraversava il famoso Hyde Park, sembrava che l'intera città si prendesse un momento per riprendere fiato. La strada che conduceva al St. James Palace era il luogo in cui il corpo di Diana era stato conservato per un periodo di 5 giorni dopo la sua triste scomparsa. È stato lì che la bandiera del Regno Unito, che sventolava su Kensington Palace, è stata abbassata a mezz'asta in segno di rispetto e tristezza per la defunta. Un tributo eloquente e sentito alla vita di una donna che è stata significativa per molti altri. La cerimonia si è svolta nell'abbazia di Westminster, un luogo dove la storia è stata scritta più volte. Allo stesso tempo, mentre milioni di persone da tutto il mondo erano presenti alla celebrazione, 2000 ospiti si riunirono all'interno dell'abbazia con il cuore pesante per la tragedia. Negli annali della storia, la sepoltura, che servì come addio definitivo alla principessa del popolo, sarebbe stata riconosciuta come una delle cerimonie che attirarono il maggior numero di partecipanti. In effetti, il numero di persone che guardavano la televisione nel Regno Unito raggiunse la strabiliante cifra di 32,1 milioni di spettatori, uno dei numeri più alti nella storia del paese. Ma non solo nel Regno Unito. Si ritiene che tra i 2 e i 2,5 miliardi di persone provenienti da tutto il mondo abbiano assistito all'ultimo saluto, poiché il mondo intero era presente e unito. Fu una dimostrazione dell'amore e dell'affetto che le persone di tutto il mondo nutrivano per Diana e divenne, senza dubbio, uno degli eventi televisivi più significativi nella storia del mezzo. Dal cupo suono del destino alla maestosa processione, da coloro che piangevano all'interno dell'abbazia ai milioni di persone che partecipavano dalle loro case, il mondo si è fermato quel giorno, legato dal nostro comune senso di tristezza e di ricordo. Inoltre, quando Diana continuò a riposare ad Althorp, il ricordo della sua magnifica vita sarebbe vissuto nei cuori di coloro che l'avevano amata per l'eternità. Il giorno della sepoltura. L'atmosfera a Londra era difficile da descrivere. Allo stesso tempo, mentre migliaia di persone arrivavano per rendere omaggio, le porte di Kensington Palace e Buckingham Palace erano coperte da un mare di fiori. Le persone che volevano dare l'ultimo saluto hanno occupato le strade di Londra e ne hanno fatto la loro casa permanente. Mentre il caisson, che pesava 1/4 tonnellata ed era avvolto da fichi d'India, un'usanza della monarchia britannica, veniva trasportato per le strade. 8 uomini della Guardia Galiziana lo sorvegliavano doverosamente durante il suo giro per la città, durato 1 ora e 47 minuti. Sul caisson sono state poste 3 corone di fiori bianchi. Queste corone sono state fornite dal fratello di Diana, il conte Spencer, e dai suoi 2 figli, il principe William e il principe Harry. Inoltre, c'era un'accorata lettera che Harry aveva scritto alla madre, a dimostrazione del suo dolore. Proseguendo in direzione di Palazzo Sau, il corteo ha iniziato il suo percorso attraversando la zona centrale della città. E James, in quel luogo, il principe Filippo, il principe Carlo, William e Harry, i figli di Diana,
Parteciparono alla camminata dietro il Kaikshon, con il fratello della principessa che camminava dietro di loro. La famiglia di Diana è stata scortata dai rappresentanti delle organizzazioni benefiche da lei patrocinate, per un totale di 500, ognuna delle quali è stata un monumento all'eredità di compassione e generosità che ha lasciato al mondo. Tuttavia, il peso emotivo di quel momento non fu avvertito solo da coloro che parteciparono alla parata, ma anche da altre persone. Considerando l'atmosfera di tensione che circondava il legame tra il principe Carlo e Diana, il governo britannico e la famiglia reale erano molto preoccupati per la sicurezza del principe Carlo. Temevano che il pubblico potesse reagire violentemente alla situazione. Si assicurarono che Carlo fosse accompagnato dai suoi figli per evitare che si verificassero complicazioni. Dopo essersi inizialmente opposto all'idea che William e Harry partecipassero alla parata, il principe Filippo ha poi cambiato idea e ha accettato di farli partecipare. In risposta ai suoi nipoti, si rivolse a loro e dichiarò: «Io cammino se voi camminate». È stato un momento straordinario di solidarietà quando i figli, che all'epoca avevano solo 15 e 12 anni, sono stati chiamati a sostenere l'inconcepibile peso della tristezza marciando dietro il Kaikshon della madre davanti a milioni di persone. C'è stato un carico emotivo incredibile. Dopo un po' di tempo, William disse che era stata una delle cose più difficili che avesse mai fatto e Harry aggiunse che nessuna donna avrebbe dovuto passare quello che avevano dovuto passare loro. Tuttavia, William considerava l'azione come un dovere, un equilibrio necessario tra famiglia e responsabilità, nonostante il fatto che avesse un impatto emotivo su di lui. Harry, invece, ha espresso gratitudine per aver partecipato al processo decisionale. Tuttavia, nel suo libro, Spere ha rivelato che alcuni adulti, in particolare suo zio Lord Spencer, erano completamente sorpresi dall'idea che i bambini marciassero dietro il Kaikshon della madre. A un certo punto, consigliarono a William di passeggiare da solo senza compagni. Tuttavia, Harry non era d'accordo con questo concetto. Il suo rifiuto si basava sull'affermazione che, se i ruoli fossero stati invertiti, sarebbe stato William a fare lo stesso per lui. Buckingham Palace, dove i membri della famiglia reale si stavano posizionando per rendere omaggio in silenzio. È stato il luogo in cui è passato il corteo. Mentre il Kaikshon passava, la regina Elisabetta II ha piegato personalmente la testa in segno di rispetto. È stato un momento di tristezza collettiva, un omaggio della regina, silenzioso e profondo al tempo stesso, reso alla signora che era diventata così intimamente legata alla vita del popolo britannico. Una folla di quasi 1 milione di persone si è allineata per le strade di Londra, mentre il Kaikshon che trasportava Diana faceva il suo mesto percorso attraverso il quartiere centrale degli affari della città. Altri sono stati sopraffatti dalla tristezza e sono rimasti muti, mentre altri ancora sono stati visti stringere fiori tra le mani. Una dimostrazione emotiva dell'amore e della devozione che Diana ha suscitato durante la sua vita. La decisione è stata un monumento profondo. I fiori sono stati lanciati al passaggio del Kaikshon come ultimo e sentito omaggio da parte di coloro che l'hanno amata. Decine di migliaia di persone non hanno potuto partecipare all'abbazia di Westminster, ma hanno voluto prendere parte a questo storico addio. Per accogliere queste persone furono costruiti 2 enormi schermi a Hyde Park. Quando le immagini di Diana, affiancata da membri della famiglia reale e da personalità, sono state mostrate al pubblico, si è scatenato il cordoglio di tutta la nazione. La morte della principessa fu un momento di lutto collettivo che superò i confini di classe, seto ed etnia. È stato un momento che ha unito le persone. Avete già una domanda sul motivo per cui Diana è stata deposta in un Kaikshon ricoperto di fichi d'India? L'abitudine di usare questi Kaikshon è comune tra i reali e ha origine dal desiderio di conservare il corpo il più a lungo possibile. Nonostante il funerale di Diana sia stato un momento di grande dolore, la sua memoria è stata ripresa nella cultura popolare in diverse occasioni. La controversia in The Crown. Sono state sollevate preoccupazioni sulla rappresentazione della defunta principessa nella popolare serie Netflix The Crown, che è stata recentemente oggetto di discussione. Secondo la McGrady, che ha lavorato con la famiglia reale tra il 1982 e il 1993, è insoddisfatta del fatto che la serie abbia intenzione di ritrarre Diana in un'apparizione a scatola aperta. Non è stato solo McGrady a esprimere la propria preoccupazione, contrariamente a quanto si crede. Inoltre,
è emersa una controversia tra alcuni membri dello staff del programma. Questi individui erano a disagio. Sebbene The Crown si sia guadagnato la reputazione di prendere licenza artistica con gli eventi storici, questa particolare narrazione è stata vista da molti come un significativo allontanamento dalla norma. Un membro del team ha dichiarato che le sequenze erano difficili da filmare a causa del loro disagio. Man mano che l'azione procedeva, molti ritenevano che fosse diventata molto più drammatica del necessario. Nel momento in cui il principe Carlo entra nella stanza, è pieno di emozioni. Era l'unica cosa su cui riusciva a concentrarsi quando sentiva la perdita. Un altro membro del team ha espresso il suo disaccordo con la proposta. È inaccettabile che i principi William e Harry abbiano assistito alla morte della madre in un caixon e non avrebbero dovuto essere obbligati a partecipare al rito funebre. E nemmeno la popolazione generale del Regno Unito. Insieme. Un unico immaginario nazionale, ha aggiunto. Insieme. Nazionalismo. Però la rappresentazione di questi momenti privati li ha colpiti e angosciati dal punto di vista personale. Ritengo che i produttori di The Crown credano di avere l'autorità di rappresentare una rievocazione dei momenti che si sono verificati prima della sua scomparsa e che ritengano che ciò avrà un impatto significativo sul pubblico. Frank ha affermato che le famiglie hanno un punto di vista distinto. Ken Worf, ex responsabile di Diana, ha fatto eco ai sentimenti di coloro che le erano vicini, suggerendo che questa rappresentazione sarebbe stata profondamente disturbante per i suoi figli. William troverà le scene inadatte e Carlo sarà indignato, ha detto. La sepoltura è avvenuta più tardi. Lo stesso giorno, in una cerimonia privata e intima, alla presenza di coloro che sono stati più vicini a Diana durante la sua vita. Erano presenti l'ex marito, i figli, la madre, i fratelli, un caro amico e un ecclesiastico. È stato un momento di riflessione silenziosa, circondato dall'immensa tristezza per la perdita di una donna che aveva conquistato il cuore di milioni di persone. Il corpo di Diana è stato vestito con un elegante abito da cocktail di lana a 3/4 disegnato da Catherine Walker, una stilista di cui si era fidata per molti anni. Indossava scarpe aderenti e abbinate e ogni oggetto era lucidato con cura. Tra le mani stringeva un terzo, regalo intimo di Madre Teresa, scomparsa la stessa settimana di Diana. La sua decisione era modesta ma squisita e rispecchiava il suo stile sobrio. Diana teneva in mano una fotografia dei suoi figli, un'immagine che l'ha accompagnata in molte delle sue giornate. Questa fotografia è stata ritrovata nella sua borsa dopo la sua morte e ora è stata messa tra le sue mani, come se l'avesse messa al sicuro nei suoi ultimi momenti. I terzos erano un simbolo del profondo legame spirituale che esisteva tra le due donne, un ricordo dei momenti condivisi insieme e del rispetto reciproco che avevano l'una per l'altra. Le coordinate esatte del tumulo di Diana: 52.283.082 gradi nord e 100.278 gradi ovest. Segnavano il luogo in cui sarebbe rimasta, circondata dalla bellezza e dalla storia della proprietà di famiglia. Il terreno è stato consacrato dal vescovo di Peterborough prima dell'interruzione, assicurando che questo atto sacro fosse eseguito con la massima riverenza e rispetto. L'ultima dimora di Diana è stata un'isola nel parco di Althorp, che è stata la residenza tradizionale della famiglia Spencer per molte generazioni. Nonostante ciò, i momenti che seguirono la cerimonia del ritiro furono quelli che avrebbero causato polemiche e disaccordi. Quando il rito si concluse, la bandiera reale che aveva coperto il caixon di Diana fu ritirata. Paul Burrell, ex mordomo di Diana, ha successivamente dichiarato che questo momento fu tutt'altro che semplice. Il conte Spencer, fratello di Diana, avrebbe rimosso lo striscione reale circa mezz'ora prima dell'intervallo e lo avrebbe sostituito con la bandiera della famiglia Spencer. Secondo Burrell, le dichiarazioni del conte sono state molto chiare. Ora Diana è una Spencer. Un commento che avrebbe riverberato tensione e rabbia per gli anni a venire. Burrell non ha esitato a condividere la sua opinione sul gesto. Ha parlato con i media. L'ha scelta come un'offesa alla memoria di Diana. Questa dichiarazione riecheggerà di tensione per anni a venire. Secondo lui, il cambio di bandiera non era un gesto per onorare i desideri di Diana, ma un riflesso della rivalità di lunga data tra gli Spencer e i Windsor. Burrell ha sostenuto che si trattava di un gesto inappropriato.
che privava Diana dello status reale di cui era sempre stata orgogliosa. Ha insistito sul fatto che Diana non l'avrebbe mai voluto. D'altra parte, il SIG. Spencer ha respinto con forza le accuse mosse da Burrell, le ha definite strazianti e ha rilasciato una dichiarazione che fa ulteriore chiarezza sulla questione. C'era un rappresentante della regina che ha partecipato al processo e la scelta è stata fatta con considerazione e riverenza. L'atto non era una dichiarazione personale di conflitto per il SIG. Spencer, piuttosto, era solo una componente della procedura seguita durante la cerimonia. Anche se la spiegazione ufficiale è stata fornita, la tensione che esisteva tra la storia pubblica e le dinamiche interne della famiglia ha continuato a esistere e ha portato a un persistente senso di divisione e a preoccupazioni che non sono state risolte. Nonostante Diana, l'adorata principessa del popolo, fosse stata deposta al centro della storia della sua famiglia, gli ultimi momenti della sua sepoltura avrebbero continuato a essere caratterizzati da una grande complessità e controversia. Nei giorni successivi alla terribile perdita di Diana è stato elaborato un piano preliminare che prevedeva la sua sepoltura nel cairn della famiglia Spencer, situato nella chiesa locale di Great Brington, un villaggio che si trova vicino alla casa natale della famiglia. La scelta di questo luogo è sembrata la più logica, perché le avrebbe permesso di rilassarsi in compagnia delle sue origini. D'altra parte, suo fratello, Lord Spencer, presentava notevoli preoccupazioni. Prevedeva che la piccola e tranquilla chiesa sarebbe stata invasa dalla gente, rendendo difficile garantire la sicurezza e la privacy. Il lutto dell'opinione pubblica era incontenibile e lui temeva che questo avrebbe portato alla situazione. Per lui era essenziale che il luogo di riposo definitivo di Diana fosse facilmente accessibile, pur mantenendo un'atmosfera tranquilla. Un luogo in cui i figli William e Harry, insieme ad altri parenti Spencer, potessero farle visita in privato, lontano dal tumulto che li circondava. Di conseguenza, fu concepito un nuovo piano. Nei giardini di Althorpe Park, che Diana conosceva bene, Diana sarebbe stata deposta in una posizione discreta all'interno del parco. Un grazioso lago ornamentale, Nottingham the Round Oval, avrebbe fatto da cornice al suo tumulo, che sarebbe stato situato su un'isola. Questo splendido lago era nascosto alla vista del pubblico e circondato da verdeggianti piantagioni. Il luogo offriva alla famiglia l'opportunità di visitarlo in tranquillità, consentendole di conservare il ricordo di Diana vicino al cuore, senza la frequente interruzione della folla. Abbiamo costruito un percorso delimitato da 36 cavalli per poter raggiungere l'isola. Gli alberi, ognuno dei quali rappresentava un anno della vita di Diana, hanno contribuito a creare uno splendido omaggio alla sua breve ma eccezionale carriera. Coloro che hanno seguito il percorso sono arrivati a Tathy Oval, dove Diana avrebbe riposato. 4 cigni neri sono stati visti scivolare con grazia sulle placide acque del lago, aggiungendo un ulteriore livello di tranquillità al luogo. La superficie del lago era ornata di ninfee, i fiori preferiti di Diana. Inoltre, intorno al lago sono state piantate strategicamente delle rose bianche, anch'esse molto amate dalla principessa. Nel punto più meridionale dell'Oval fu costruita una casa estiva nota come Summer House. Originariamente situata nei giardini di Admiralty House a Londra, la Summer House è ora un tranquillo tributo permanente a Diana. La storia di Diana a Londra era legata alla sua eredità ad Althorpe attraverso la Summer House, che si trasformava in un luogo di contemplazione e fungeva da ponte tra le due cose. Nelle vicinanze si trovava un arboreto storico con alberi piantati dalla famiglia Spencer nel corso di molti anni. Questo ha contribuito all'atmosfera di storia e continuità familiare che pervadeva il luogo. La scelta di seppellire Diana in un luogo così remoto ha creato un luogo tranquillo e personale dove la famiglia Spencer ha potuto visitare Diana e piangere la sua perdita in pace, lontano dagli occhi indiscreti del pubblico. Questa decisione significava che il luogo di sepoltura definitivo di Diana sarebbe rimasto segreto. L'atto di seppellire il defunto era un'occasione seria ed emozionante, caratterizzata da un profondo senso di riverenza. Diana fu trasportata al suo luogo di riposo finale dal 2nd Battaglione del Reggimento Reale della Principessa di Galles, Queen's and Royal Hampshire. Questo onore e questa responsabilità sono stati conferiti a loro. Il loro obbligo solenne era di portarla sull'isola e di seppellirla lì. Essi erano responsabili dell'adempimento di questa responsabilità. Tra il 1992 e il 1996,
Diana ha servito come colonnello in capo del reggimento ed era giusto che avessero un ruolo così importante nella sua cerimonia di addio. Una rivelazione inaspettata fatta da Karen, la moglie del conte Spencer, nell'anno 2023. Ha fatto luce su uno dei misteri più duraturi riguardanti il luogo in cui riposa la principessa Diana. Nel corso di molti anni sono state fatte molte congetture sul motivo per cui Diana è stata deposta nella tenuta di Althorp, nel Northamptonshire, anziché nella cripta di proprietà della famiglia Spencer nella chiesa locale di Great Brinton. I misteri del luogo di sepoltura della principessa Diana. La verità non è stata portata alla luce fino a quando Karen non ha deciso di affrontarla pubblicamente, nonostante la questione sia stata sollevata un gran numero di volte. Fu durante una terza Feirah pacifica che Karen condivise 2 fotografie pacifiche del lago dove Diana era stata deposta. Questo fu l'inizio di tutto. Le fotografie ritraevano placidi corsi d'acqua circondati da una vegetazione verdeggiante, creando un'atmosfera serena che racchiudeva perfettamente lo spirito del luogo in cui era stata deposta la defunta principessa del Galles. Un sostenitore ha postato nella sezione dei commenti la domanda che meditava da diversi anni. Su internet mi è stato suggerito che potrebbe essere stata deposta nella cripta di famiglia, situata accanto al padre, in una chiesa che gli Spencer frequentano. Karen ha reagito senza esitazione, fornendo una spiegazione più diretta e approfondita. Poiché non desiderava essere cremata, non è stato possibile collocarla nella cripta perché la legislazione del Regno Unito prevede che debba essere cremata per poter essere sepolta lì. Numerose persone sono state colte di sorpresa da questa notizia, poiché era diffusa la convinzione che il motivo per cui Diana era stata deposta ad Althorp fosse perché la sua famiglia voleva tenerla vicino a sé. D'altra parte, la spiegazione ha chiarito ogni dubbio che c'era. Ancora più sconvolgente è stata la sincerità con cui Karen ha risposto. Non solo ha sfatato il mito che circondava la tomba, ma ha anche contestualizzato la scelta nell'ambito dei desideri di Diana. Era evidente che la sepoltura della principessa era sempre stata pianificata in un luogo che rispettasse la sua memoria nel modo in cui lei desiderava, e non come risultato delle dinamiche della famiglia o delle opinioni del pubblico in generale. Infine, ma non per questo meno importante, questo era l'ultimo tassello del problema per chi si chiedeva perché Diana non fosse stata sepolta vicino al padre. Dopo aver ascoltato la spiegazione, i fan hanno espresso i loro ringraziamenti. Secondo un commentatore, sono grato che abbiate affrontato pubblicamente questa persistente falsità. Il pezzo mancante nel puzzle di congetture durato 26 anni era una dichiarazione della famiglia. Un'altra persona ha detto, concordo, questa è la prima dichiarazione pubblica che la famiglia ha fatto. È un po' insolito che sia stata fatta durante il periodo dei commenti su Instagram, ma almeno ora è stata chiarita. Tuttavia, nonostante questa rivelazione abbia messo a tacere una vecchia disputa per molte persone, la storia non finisce qui. Il tumulo dove Diana fu deposta continua a essere uno dei luoghi più importanti nella storia della dinastia reale. Il luogo di Althorp è stato un luogo di contemplazione e di ricordo personale per i suoi figli, i principi William e Harry, per tutta la loro vita. Nella sua biografia, Spare, il principe Harry ha rivelato un fatto intrigante riguardo al processo di selezione utilizzato per scegliere il luogo di riposo finale di Diana, al fine di proteggere la sua privacy. Nella sua lettera, egli affermava che il ponte era stato smontato per garantire a mia madre la solitudine e per impedire ai visitatori di entrare nel suo spazio. Non si trattava solo di un gesto fisico, ma anche di una rappresentazione simbolica del desiderio della famiglia Spencer di proteggere Diana dall'attenzione persistente dei media. Questo le avrebbe permesso di riposare in pace, lontano dagli sguardi della comunità mondiale. Il lago dove è sepolta la madre è stato visitato da William e Harry in diverse occasioni nel corso della loro vita. Per mostrare le sue condoglianze, Harry ha persino portato la moglie Meghan Markle sul luogo della cerimonia funebre. Per molti aspetti, questo luogo si è rivelato un rifugio sicuro per la famiglia. Un'area di pace e tranquillità dove poter elaborare il lutto senza essere disturbati dal pubblico. Tuttavia, dopo tutte queste riflessioni, rimane ancora una domanda. Re Carlo ha già visitato il tumulo funerario della principessa Diana? Earl Spencer ne ha parlato in un'intervista rilasciata alla BBC Radio 5 nel 2001. A quanto gli risulta, il principe Carlo ha un ospite aperto interessato a visitare il monumento.
ma non ha ancora accettato l'invito, ha dichiarato. Questa dichiarazione ha aggiunto un ulteriore livello di complicazione alla storia dell'eredità di Diana. Ha suggerito che, nonostante la famiglia reale sia andata avanti con le proprie vite, il passato, e in particolare la memoria di Diana, è ancora un argomento delicato. Nonostante il luogo di sepoltura di Diana sia un luogo privato e sacro per i suoi figli, è diventato oggetto di attenzione anche per il grande pubblico. La tenuta di Althorp, residenza della famiglia Spencer, ha una storia lunga e illustre e nel corso della sua esistenza è stata oggetto di venerazione e mistero. Poiché la famiglia preferiva mantenere la proprietà privata, Althorp è stata tenuta off-limits per il grande pubblico per un periodo di tempo considerevole. Nonostante ciò, la proprietà è stata riaperta agli ospiti durante l'estate dello scorso anno, dando a coloro che sono devoti all'eredità di Diana l'opportunità di passeggiare negli splendidi terreni e di indagare nelle antiche stanze. Per i fan della principessa è stata un'occasione unica nella vita per entrare in contatto con la sua memoria e sperimentare la grandezza del luogo in cui riposa, e la decisione di aprire Althorp al pubblico ha fornito loro questa opportunità. D'altra parte, nonostante il fatto che Althorp sia innegabilmente un luogo di tranquillo riposo, non è solo un luogo per contemplare tranquillamente le cose. La proprietà è circondata da mistero, intrighi e persino un senso di disagio per quanto riguarda la sua storia. Althorp è rimasto chiuso al pubblico per un periodo di tempo considerevole e, quando alla fine è stato riaperto al pubblico nell'estate del 2022, la decisione ha riacceso un nuovo interesse. Il motivo di questa prolungata chiusura non è chiaro. In che modo la proprietà nasconde i suoi segreti? Quando nel 2017 il fratello di Diana Spencer, Earl Spencer, ha rivelato qualcosa di piuttosto inquietante. Il mistero che circondava il luogo dell'ultima dimora di Diana è diventato ancora più profondo. La rivelazione che nel corso degli ultimi 20 anni ci sono stati 4 attentati al tumulo funerario di Diana è stata fatta da lui stesso in una vincente intervista trasmessa dal Today Show di Radio 4. Avete sentito bene? È di 4 anni fa. Molte persone sono state colpite dalla rivelazione, che ha dato un'immagine desolante delle difficoltà incontrate dal conte Spencer nella ricerca di un luogo sicuro per seppellire la sorella. Nel corso della discussione, Earl Spencer ha espresso in modo inequivocabile la sua profonda preoccupazione per i giorni turbolenti che hanno seguito l'inaspettata scomparsa di Diana. Ero preoccupato per il suo benessere. Se ricordate il periodo in cui si svolgeva il funerale, ricorderete che c'era un'ondata di emozioni fortissime. Mi disse che ero molto preoccupato per il luogo in cui avremmo potuto seppellirla in modo sicuro. Tuttavia, nonostante il tumulto pubblico fosse davvero esaltante, si creò anche un'atmosfera imprevedibile e pericolosa. Dopo la sfortunata morte di Diana, c'era la possibilità concreta che potesse essere colpita, e Earl Spencer non ha mai trascurato questa possibilità. L'idea che qualcuno possa farlo è estremamente sconvolgente. Il conte Spencer è stato lieto di sapere che Diana è rimasta al sicuro ad Althorp, circondata da persone che si preoccupano davvero per lei. Ci sono persone strane là fuori e tenerla qui è l'opzione più sicura, ha dichiarato ai giornalisti. In effetti, il conte Spencer ha fatto della protezione dell'eredità di Diana un dovere molto personale, soprattutto quando i pericoli per il tumulo sono diventati di dominio pubblico. Gli è stato rivelato che negli ultimi anni di vita Diana è stata sottoposta a esperienze dure e implacabili da parte dei paparazzi e della stampa. L'incessante controllo a cui Diana fu sottoposta dai media durante i suoi ultimi anni è descritto in questa confessione in modo triste e straziante. La donna che era amata da milioni di persone alla fine dovette affrontare gli aspetti più brutali della fama. Tuttavia, questa non fu la fine. Inoltre, il conte Spencer ha rivelato che l'agonia provata durante la sepoltura della sorella continua a essere per lui fonte di stupore ancora oggi. Ricordo ancora l'angosciante esperienza del suo funerale, ha detto ai giornalisti. La memoria del pubblico rimarrà a lungo impressa con l'immagine della sepoltura di Diana, che ritraeva il suo corpo mentre veniva deposto in mezzo allo sfarzo e al rituale che spesso viene associato ai reali. Al contrario, la partenza del conte Spencer non fu solo una cerimonia formale di addio. Era un ricordo della terribile perdita della sorella e del cupo capitolo della sua vita che si stava svolgendo sotto gli occhi del mondo intero. Inoltre,
Ecco il racconto del tumulo in cui fu deposta la principessa Diana e le scioccanti verità che vennero alla luce 27 anni dopo. Che cosa ne pensate di questa svolta inaspettata? Le vostre riflessioni sono benvenute nella sezione commenti. Per non perdere nessuna delle nostre notizie più recenti, cliccate sul pulsante, mettete mi piace al post e iscrivetevi al nostro canale. Aspettiamo di incontrarci di nuovo!